Vai. Allora, innanzitutto la cosa che abbiamo detto prima, e cioè che questa, che è la basilica superiore, non è la basilica in cui, non è la chiesa tra le due in cui è conservato il corpo del santo, e non è la chiesa in cui entrava il popolo. Questa è una basilica papale, e infatti la potete vedere a cattedra del Papa, quindi significa che a volte il Papa veniva qui, è la basilica madre, la chiesa madre di tutto l'ordine francescano, quindi è quella che ha dato anche dal punto di vista architettonico la planimetria da seguire. Quasi tutte le chiese francescane, tipo il Tempio Malatristiano a Rimini, sono a navata unica, perché appunto il rapporto che doveva esserci era quello tra i francescani che parlavano ai fedeli, i fedeli tutti riuniti in un unico spazio, e solitamente le chiese francescane, proprio per seguire lo spirito di San Francesco, sono molto povere, semplici dal punto di vista architettonico e anche dal punto di vista decorativo. Ovviamente le immagini ci sono, però anche se guardate qua di altre strutture architettoniche non c'è nulla, c'è il coro lì nel quale si sedevano i cantori e basta. Perché? Dentro questa basilica hanno lavorato diverse maestranze, e qui c'è questa bellissima crocifissione che purtroppo a causa del mutamento chimico avvenuto, perché Cimabue, che è stato il maestro di Giotto, usava anche, se non sbaglio, la biacca che aveva il piombo, che per l'affresco non va bene, forse non è proprio questo il materiale, comunque ha usato dei materiali che nel corso del tempo sono mutati, quindi viene in negativo. C'è un programma sul computer che ti permette, se lo giri, di vedere i colori e tutto il resto. Quindi, pur essendosi trasformata, e quindi la vediamo in negativo, però si vede tutta la drammaticità di questa crocifissione con il corpo di Cristo, gli angeli in volo e tutte le persone che stanno sotto la croce. Qui quella con le braccia tese probabilmente è la Maddalena, non la Madonna, e poi ci sono la Madonna e San Giovanni evangelista da parte. Quindi la drammaticità si vede anche in questo stato di conservazione che non è ottimale. Qui abbiamo proprio il passaggio dal linguaggio ancora, possiamo dire, legato agli schemi bizantini di Cimabue, anche se comunque Cimabue aveva già segnato un passo in avanti rispetto alla resa del corpo in modo più naturalistico rispetto a chi l'aveva preceduto. Il soggetto iconografico che vedete è una crocifissione con Cristo ovviamente rappresentato morto. Ci sono ancora però alcuni stilemi che sono tipici dell'arte, diciamolo tra virgolette, bizantine, tutte quelle lumeggiature che si vedono nel perizoma, il modo in cui è descritto l'addome, in cui è descritto il corpo, in modo così schematico, ripeto, sono già più vicini alla naturalezza rispetto ai modelli precedenti, ma non sono quello a cui arriverà Giotto, ed è per questo che Giotto è riconosciuto come il grande rivoluzionario della storia dell'arte. Allora, parto di qui perché in origine si pensava che i cantieri fossero separati tra di loro e che prima il Papa avesse dato l'incarico a Cimabue e ovviamente alla bottega di affrescare questa parte, la parte più del presbiterio, con scene che sono la crocifissione da questa parte, dall'altra parte non mi ricordo cosa c'è, comunque deve esserci da qualche parte qualcosa che ha a che fare con l'Apocalisse. E poi successivamente, secondo appunto gli studi, sarebbero stati chiamati altri pittori, tra cui Giotto, ma non c'era solo lui, c'erano anche pittori romani ai quali probabilmente, o meglio, dalla cultura romana di Pietro Cavallini, Jacopo Robusti, derivano alcune idee. Quindi qui ci sarebbe la questione Giotto o non Giotto, su cui non ci dilunghiamo, diciamo che è Giotto, per il motivo che ho spiegato prima. Quindi questo secondo intervento sarebbe slegato dall'altro, quindi non ci sarebbe nessun legame. E invece Chiara Frugoni, che è questa medievista bravissima, purtroppo da poco deceduta, ha fatto uno studio approfondito, e in realtà la sua l'idea di partenza era
lo dico tra virgolette, banale. Nel Medioevo non c'è mai niente che è casuale, tutto è simbolico, tutto deve essere letto in chiave simbolica e religiosa, e in una basilica come questa, che appunto ha innanzitutto sede papale e poi la casa madre dell'ordine francescano, è facile pensare che il progetto sia stato pensato unitariamente sin dall'inizio, cioè gli iconografi hanno stabilito che qui dentro dovevano esserci determinate scene per dare un messaggio, e quindi le immagini che ci sono qua, che hanno a che fare con la vita di Cristo, la morte di Cristo e l'Apocalisse, non mi ricordo dov'è, dopo la cerchiamo, quindi la fine dei tempi, in qualche modo dovevano essere, nella testa di Chiara Furgoni, dovevano essere legate con la figura di San Francesco, ai quali invece sono dedicati 28 riquadri sulle pareti dell'unica navata. Adesso spostiamo. Intanto si riprende questi primi pannelli, lascia stare quello che c'è là sopra. Qui in questi riquadri, 28 mi sembra che siano, ci sono, non si possono far foto, mi ero dimenticato, fai. Sì. Allora, in questi pannelli ci sono le storie della vita di San Francesco. Abbiamo già parlato prima del lavoro, è un lavoro ovviamente che non si può minimamente immaginare che sia stato realizzato da un'unica mano, cioè da quella di Giotto. Nei cantieri medievali si lavorava in equipe, quindi c'era il maestro, che è la figura più importante, e in questo senso, dal punto di vista della discussione tra Giotto e non Giotto, cioè se è stato Giotto il pittore che ha originato questi dipinti o meno, si è arrivati a quella conclusione che vi dicevo prima, e cioè a un certo punto tra i pittori che erano qui presenti, lassù in alto ci sono scene del Vecchio Testamento, perché intanto spoilero, San Francesco è visto come alter Christus, cioè un secondo Cristo che è sceso sulla terra dopo Gesù. Infatti, se pensate come finisce la sua vita con le stimmate, parte Padre Pio, sì, che probabilmente sono finte, l'unico che ha avuto le stimmate è San Francesco. Quindi lui è già da adesso, pensatelo come un secondo Cristo, è Cristo che è tornato sulla terra. E quindi sopra ci sono delle scene del Vecchio Testamento che sono quelle che preannunciano la venuta di Cristo. Allora, dal punto di vista compositivo, vi dicevo, le scene sono molto semplici, 28 riquadri che ricordano alcuni momenti della vita di San Francesco, accuratamente scelti da quegli iconografi che vi dicevo prima, perché, ripeto, questa chiesa era riservata al Papa, ai francescani, quando c'erano i capitoli, cioè le riunioni di tutti gli ordini francescani, quindi chi veniva qui dentro e guardava queste scene capiva dei messaggi che la gente comune non avrebbe capito, sì, non avrebbe colto. Bastano anche poche cose, come una parola latina cambiata invece di un'altra, e cambia completamente il significato politico di quello che si è rappresentato. C'è San Francesco, c'è la vita di San Francesco, ma in sostanza il Papa ha selezionato alcuni aspetti della vita di San Francesco, alcuni sono stati completamente inventati, altri sono stati modificati per far tornare utile, diciamo così, e riassorbire all'interno del clero la figura di San Francesco. Dicevo, il cantiere quindi lavorava su una parte del muro, alzando dei ponteggi, si dipingeva dall'altro verso il basso, la tecnica è quella dell'affresco, e per quello che riguarda questo periodo della storia dell'arte si lavorava a giornate, il concetto che ho spiegato prima. La giornata corrisponde alla parte di intonaco ancora fresco che un pittore riesce a dipingere prima che l'intonaco si secchi, si asciughi. Allora, le giornate quindi non sono tutte uguali, nel senso che in una scena come questa, dove vediamo San Francesco che dona il suo mantello a un povero, la testa di San Francesco con l'aureola e la testa del povero, che sono quelli in cui ci sono gli occhi, i capelli, il naso, le espressioni da mettere in evidenza, quelle corrispondono a una giornata, cioè quella piccola porzione di parete il pittore riusciva a farla prima che si asciugasse l'intonaco. Dopodiché dopodiché in quella scena ci sono tante altre giornate. Vado ad esempio. Allora, vedete che hanno tutti la stessa impostazione, per cui già dal punto di vista della rivoluzione pittorica Giotto crea una cornice
architettonica di contorno che riprende modelli dall'arte classica, quindi vengono questi 28 riquadri, le colonne tortili, tutte le cose che sono qua sotto riprese dall'arte classica, e quindi ogni scena è inquadrata e chiusa in se stessa. Ripeto, sono 28 episodi della vita di San Francesco, che adesso vediamo da dove parte, ma andiamo, che vi dirò tra poco. Allora, già intanto se guardate là vedete la citazione del Tempio della Minerva, della chiesa, che lui ha visto, che Giotto ha visto qui a Perugia, che Giotto ha visto qui ad Assisi, e ha inserito quindi il paesaggio che lui rappresenta, gli edifici che lui rappresenta sono quelli del suo tempo. Lui non inventa un paesaggio diverso da quello che effettivamente è quello in cui è vissuto San Francesco, perché è morto nel 1226. Sono passati 80 anni, ma all'epoca i tempi erano molto più dilatati da oggi, e quindi questa è la situazione. Allora, voi intanto guardate come è rappresentato San Francesco. San Francesco è rappresentato senza barba, qui ancora sono i momenti precedenti al momento in cui lui diventerà santo, diventerà appunto Francesco, e quindi deciderà di creare questa congregazione di fratelli. Qui è nel momento di passaggio, diciamo, della sua conversione, perché ricordiamo che Francesco in realtà era figlio di un mercante, ma era anche un cavaliere, era spesso e volentieri andato in guerra, era stato prigioniero a Perugia, e quindi aveva una formazione tipica del cavaliere, diciamo così, dell'Europa del 200. Considerate anche il fatto, se ricordate il Cantico delle creature che ha scritto, che è una delle prime poesie scritte in italiano, possiamo dire, quello gli deriva dal fatto che la madre era francese, quindi gli aveva insegnato tutta la letteratura francese, le chansons zèzès, lui aveva l'idea del militare. Sì, era una persona colta, sapeva anche parlare il francese, con la mamma parlava in francese e il babbo si incazzava per quello, perché diceva: te lo sei qui, fatto tutto dalla tua parte, e sei tu che gli hai messo in testa ste cose. Vabbè, detto questo, lui fino a quel momento comunque non aveva idea della vita che avrebbe fatto dopo, anzi si divertiva, usciva con gli amici e più che altro. Poi qui ci sono i primi episodi che fanno capire che lui prenderà una strada diversa. Allora, non mi ricordo perché c'è uno. Lì non mi ricordo perché. Comunque lì c'è una scena in cui Francesco ancora non è santo e neanche frate, ma c'è qualcuno che gli stende qualcosa per terra. È una scena che non mi ricordo. Qua però dico, sono quelle scene che nella vita dei santi, nelle agiografie, sono fisse, sono tipiche, vengono inserite per dire che già da prima che uno manifestasse la sua era predestinato. Qui lo vediamo nel momento in cui dà il mantello a un povero. Allora, se guardate l'impostazione per capire lo stile di Giotto, vi ripeto, qui si trovano le cose che abbiamo detto. Allora, è vero che la natura è rappresentata in modo molto stilizzato, molto sintetico, però è realistico. Le montagne sono vere, le architetture che si vede sono vere, i corpi riassumono quella volumetria che avevano perso completamente per secoli nell'arte che noi chiamiamo bizantina, come la riassumono molto semplicemente con l'uso del chiaroscuro. Il chiaroscuro che crea i trappeggi nei vestiti dà l'idea che sotto il vestito ci sia un corpo. Okay. Giotto non è il primo che lo fa in assoluto, perché già il maestro Cimabue ed altri avevano dato cenni in questo senso. Lui è il primo che lo fa in modo molto evidente e sistematico, quindi è una scelta voluta la sua, uno stile ben preciso. L'altra cosa, compaiono sui volti delle persone le espressioni. Prima le persone erano, soprattutto se erano dei santi, ieratici, statici, non esprimevano nulla. Qui ci sono persone che ognuna ha la propria espressione, esattamente così come è nella vita. E quindi, ripeto, riallacciandosi all'arte antica, e già dall'arte greca l'idea era quella della mimesi, cioè imitare la realtà, detta brutalmente, ancora oggi, quando vediamo un quadro che sembra vero, diciamo: come bravo sto pittore, sembra vero, perché l'idea è quella. A partire dai greci è sempre stato così. Quindi natura stilizzata, vedete gli alberelli là dietro, e già un'impostazione dell'immagine
in cui noi possiamo vedere delle linee di forza che ovviamente dobbiamo creare nella nostra testa, che sono facilmente intuibili, che ci portano a guardare dove dobbiamo guardare. A parte che San Francesco è al centro, e già metterlo sull'asse centrale indica, però se guardate i due colli vedete che quelle linee in diagonali portano il nostro occhio a concentrarsi sulla testa di San Francesco. Sì. Capiamo che lui è il santo perché ha l'aureola dietro, quindi sono tutte le cose che ci aiutano. Allora, andando avanti, ci sono altri episodi. Io vado però in quelli in cui vi dico quello. Perché non ne puoi fare 28? No, l'ho detto prima e ho detto che vado in quelli che stanno la lettura di Chiara Frugoni. Allora, questo è un sogno di San Francesco. Sotto ha fatto il finto d'indaggio, anche questo è ripreso dall'arte antica. Questa l'ha fatta la bottega? Lui ha fatto il disegno, ma sopra funziona uguale. Allora, questo è il sogno in cui Gesù dice a Francesco di ricostruire San Damiano. Lui pensa che debba ricostruire la chiesa fisica, invece deve rifondare la chiesa in senso generale, però poi lui la chiesa l'è andata a fare veramente. Allora, qui è dentro la chiesa e prega davanti al crocifisso e il crocifisso gli parla. Sì. E qui ancora siamo... Ecco, qua c'è l'episodio della rinuncia agli averi. Qui già c'è un intervento che hanno fatto gli iconografi per risolvere il problema che dicevo prima, che riduco in 2 parole perché è molto complesso. Allora, praticamente dicevo, la vita di San Francesco era improntata sul Vangelo. Lui voleva riproporre lo stesso modo di vivere di Gesù, quindi i suoi confratelli dovevano abbandonare tutti i loro averi, dovevano vivere del loro lavoro. I primi frati facevano tutto un lavoro, c'era il fabbro, c'era il notaio, ma dovevano non farsi pagare per i lavori che facevano e vivere di elemosina, non dovevano possedere nulla. L'unico tipo di riparo che potevano avere erano delle capanne costruite però con le foglie, frasche, paglia, doveva essere tutto erano invasate, è quello che dice Gesù, aiutare gli altri, fare l'elemosina, diceva addirittura quasi loro dovevano lavorare nella testa di San Francesco perché l'elemosina pura, cioè da ricevere i soldi, era per i poveri. Noi non siamo poveri, noi sappiamo fare un lavoro, lavoriamo, non ci facciamo pagare, ci facciamo andare a quello che vuoi e poi diamo il più ai poveri, perché se noi ci facciamo pagare togliamo l'elemosina. Questa era la sua filosofia. Quindi qui diciamo che c'è il momento in cui lui abbandona i suoi averi, però rispetto alla storia vera c'è un elemento che hanno introdotto gli iconografi. Prima vi ho detto che per più di 2 anni queste pareti, la chiesa era finita, era la chiesa madre dell'ordine francescano e per più di 2 anni non hanno dipinto nulla. Il problema era che bisognava scegliere che cosa dipingere per il messaggio che si voleva trasmettere, prima di tutto al clero, perché ripeto, qui entravano soltanto le persone di un certo livello, e quindi quale idea dare della figura di San Francesco, che è totalmente diversa, quella che è venuta fuori, da quella che lui voleva. Allora, qui in realtà l'episodio è successo, però nella realtà non c'era il vescovo dietro. No, il vescovo c'erano tutte le autorità, c'erano tutti, quindi è vero che come nella città medievale dell'epoca c'era il vescovo che era un'autorità, c'era il padre con tutti gli altri, e qui si vedono anche quelle figure tagliate, taglio fotografico che vi dicevo prima, che prima non si faceva, e vi dicevo, quindi è tutto realistico, però rispetto alla vita originale, alla biografia originale di San Francesco, che è stata scritta da Tommaso da Celano, che era uno dei suoi confratelli, è successo qualcosa, e cioè a un certo punto
il Papa d'allora, non mi ricordo chi fosse, diede l'ordine di far sparire, di bruciare da tutte le biblioteche che ovviamente, Le vecchie ovviamente biografie. erano conventi, la prima biografia di San Francesco, dove si raccontava La vera storia. quello che lui aveva fatto, a parte che le sue parole non sono state cancellate, quelle che lui ha scritto nelle varie edizioni della regola, fino ad arrivare a farsela bollare, perché se non avevi la bollatura papale non potevi riunirti come ordine. Quelle ci sono, però gli episodi della vita raccontati da chi aveva vissuto con lui sono spariti. Poi in realtà nelle biblioteche può succedere di tutto. Qualche anno fa hanno trovato ancora delle versioni originali, almeno quello che noi è arrivato più vicino alla versione originale. Allora, questa Chiara Frugoni, guardando la prima descrizione della vita di San Francesco, ha visto che qui c'è qualcosa che non va, cioè nel senso che ci sono degli episodi o che non c'erano o che sono stati leggermente modificati. Questo è stato leggermente modificato, e cioè Francesco non ha mai avuto intenzione di entrare in conflitto con la Chiesa. Lui diceva: io voglio semplicemente vivere come faceva Gesù, seguendo le regole del Vangelo, e il problema è che la Chiesa in sostanza ha messo in scacco il Papa non gli può dire no, non fare come dice Gesù. Come fa Gesù. Però il problema è che la Chiesa invece aveva possedimenti, aveva tutto. Sì. Allora, in questo episodio c'è una cosa che non è successa, e cioè che il vescovo ha coperto San Francesco. Nella realtà San Francesco era rimasto nudo e se ne era andato via. Questo gesto piccolo però cosa significa? Che tra la Chiesa e San Francesco non c'è conflitto. Il vescovo arriva, lo copre, e in questo modo già ci preannuncia appunto quello che succederà in altri episodi, e cioè, ripeto, Che lo proteggerà. Che prima di tutto diventerà un ordine, avrà una regola ufficiale, quindi che non sarà considerato un'eresia, e che anche rispetto al padre, quindi diciamo alla parte civica o mercantile, la Chiesa comunque riconosce che il figlio non stava dicendo delle sciocchezze, perché l'aveva detto Gesù che si doveva vivere così, quindi. E comunque questa cosa del rinunciare ai propri beni, è una cosa che noi conosciamo attraverso San Francesco, Santa Chiara che l'ha fatto anche prima di lui, e che prima di lui ha dato vita a un ordine, e Francesco si è ispirato tantissimo a Santa Chiara per il modo in cui vivevano i frati. Una delle cose che facevano solo loro, ad esempio, era andare con i lebbrosi. I lebbrosi all'epoca non si sapeva come partiva la malattia, erano convinti che i lebbrosi erano persone nate, concepite nel peccato. Questa era quindi tutti stavano lontani dai lebbrosi, gli unici che andavano a mangiare con i lebbrosi erano proprio uno dei compiti che doveva fare. La storia di San Francesco e di Chiara, questa la Chiara Frugoni lo diceva sempre. Di solito si parte sempre, siccome si tratta di un uomo e di una donna, molti dicono Francesco era innamorato. Lei questa cosa quando lì si incassa, perché dice può esserci anche tra una donna, un uomo e una donna, un'intesa spirituale, intellettuale, senza che non ci sia nulla dal punto di vista fisico. Loro due si erano veramente trovati proprio per le idee, anche perché anche Chiara era di una buona famiglia, ha lasciato tutto, e anche lei sì, poi lei ha seguito la madre, le sorelle, però alcune modalità del convento, alcune modalità di come vivevano alcune modalità di come vivevano i frati, San Francesco li ha copiate da lei. Detto questo è un primo episodio. Intanto allora vi anticipo qual è il significato e poi vado verso quelli finali. Allora, il significato che hanno voluto dare a queste immagini è che hanno dovuto edulcorare la figura di Francesco, cioè fare quello che veramente lui diceva ai suoi confratelli quando erano 7-8, tranne uno che a un certo punto gli ha detto io Francesco il voto di castità non c'è, tutto il resto va bene ma il voto di castità non ce l'ha fatto, e lui gli ha detto guarda che se tutti facessimo i voti di castità non nascerebbe più nessuno, vai pure, rimane il nostro fratello. Però l'idea, vi dicevo, del lasciare i propri averi nel momento in cui si stava affermando proprio il ceto mercantile si è manifestato in tutta Europa, cioè figli di chi era troppo ricco, di chi era schifato dalla ricchezza. Allora,
l'idea appunto è devono trovare il modo di rendere accettabile la figura di Francesco. Quindi cosa fanno? Fanno bruciare tutte la prima biografia, che è quella di Tommaso da Celano, e si basano su quella di Bonaventura, che era anche lui un francescano ma della seconda generazione, perché ripeto, i primi andavano d'accordo con Francesco, piedi nudi e tutto. Poi a mano che sono diventati nel giro di poco, perché lui ha avuto un successo incredibile, sono diventati migliaia, ci sono stati alcuni che hanno cominciato a dire però noi vorremmo avere anche dei libri per studiare, perché se dobbiamo... neanche i libri. No, lui non voleva neanche i libri, non voleva, perché i libri erano... È un possedimento. Perché il codice costava un sacco di soldi, il libro all'epoca era fatto a mano e quindi era un bene prezioso. Un po' alla volta ci sono quelli che cominciano a dire però noi se dobbiamo predicare dobbiamo essere istruiti, abbiamo bisogno di libri, abbiamo bisogno di tempo per studiare, quindi non possiamo lavorare. Vabbè, si crea questa grande frattura. Allora, cosa fa Bonaventura? Dopo che era stata terminata la vita originale, riscrive, in parte riprende quegli episodi, in parte li riscrive seguendo quelle che erano state delle cose scritte da Gioacchino di Fiore, anche lui mi sembra che sia nel nome della rosa, che era un mistico del 300, che è quello che dice che San Francesco è un secondo Cristo venuto sulla terra. Quindi come la risolve il Papa, che non so se è Onorio IV o terzo, non mi ricordo quello che la risolve in modo molto semplice, dice Francesco è Francesco, lo possiamo prendere come esempio perché è come se Cristo fosse tornato sulla terra, ma noi non siamo Cristo, a fare quello che ha fatto lui non ce la fa nessuno. Per cui sono stati tolti degli episodi e se voi guardate Francesco, dopo andiamo velocemente, ma in tutti gli episodi che ci sono, quando ci sono delle prediche, lui che predicava di continuo, Francesco non fa mai prediche, sono sempre gli altri frati che predicano. Francesco è scalzo, gli altri hanno i sandali, quindi praticamente hanno istituzionalizzato l'ordine francescano, edulcorandolo, dicendo lui è la perfezione. Col passare del tempo, ed è per quello che là c'è l'Apocalisse, alla fine attraverso noi che siamo meno degni di lui, però arriveremo a un livello di purificazione totale e con l'Apocalisse ci sarà la fine del mondo e quindi arriveremo tutti ad essere come Cristo. Francesco però ci serve solo come modello, noi non siamo in grado di fare come lui. Adesso andiamo avanti. Allora, adesso la guardiamo qui, se non è qui è in una dopo, non mi ricordo qual è. Allora, praticamente qua la Chiara Fugoni ha visto una cosa che per secoli non ha mai visto nessuno, ma siccome lei è andata a fare tutte le ricerche, tutte le cose, nel momento delle esequie di San Francesco, ma secondo me dopo quando lui sale in cielo, dopo lo vediamo al limite, praticamente c'è la scena dell'anima di San Francesco che viene portata in cielo. Nella nuvola di fronte c'è il volto di un demonio, quel demonio non l'ha mai visto nessuno per secoli. Poi Chiara Furgoni, leggendo queste cose secondo me è dopo, perché qui ancora non è salito in cielo. Allora, bisogna vedere, in una nuvola si vede proprio un profilo, si vede, no aspetta, la lente, sì, ma non ce ne sono delle altre. Dai, dopo ve la cerco, dovrebbe essere. Qui è quando riceve il stile, è di lato. Sì, si vede. Lassù in alto. Allora, lassù in alto, se guardate. A sinistra. Dopo ve lo faccio. C'è gli occhi, il naso e la bocca. Comunque. Nella nuvola sopra Non tutto. questa qui, Questa qua. Di qua. La vedi nell'angolo. Allora, lì comunque questa non è una scema, ha spiegato, perché c'è stato Sgarbi che in risposta gli ha detto è una cassata, non c'è, e se anche c'è è impossibile che ci sia, perché in realtà lo sa anche lui che se le cose si cercano si scoprono. Lei, facendo tutti gli studi su testi di teologia dell'epoca, è riuscita, e poi le è venuto in mente che è una cosa che è arrivata al Medioevo, almeno fino alla sua generazione, è riuscita a capire come venivano considerati i demoni, i diavoli nel Medioevo. Cioè è tipo il discorso degli angeli, sono puro spirito. E allora ci sono dei teologi che si chiedono, ma i diavoli stanno sempre nell'inferno?
No, all'inferno ci andranno solo nel momento del giudizio universale per tenere la gente giù. Prima vivono tra di noi perché devono tentare la gente, devono portare. E quindi come fanno a tentare la gente? In sostanza, come spiegazione, questi teologi si erano dati che vivevano sotto forma di nuvole, sotto forma di... ed erano quelli che provocavano i temporali. Tant'è vero, ha detto lei, io sono uno degli ultimi testimoni delle tradizioni medievali, perché quando ero piccola e minacciava, era nipote di contadini e minacciava pioggia, temporale o grandine, la mia nonna mi mandava a girare attorno a casa con dell'ulivo da bruciare. È una roba che per me... È questa qui. Infatti l'ho visto mezz'ora fa. È questa qua. No, Sì, guarda. Dietro, no, è lì. L'ho mandata È io. sotto il vestito bianco. La faccia del bianco. guarda, ecco, allora guardiamolo dov'è. Ok, è lì, bisogniamo ingrandito si vede meglio. Allora, prima di tutto lei, allora, è dove sale in cielo. Per me c'è anche di là, sono due